Locria, un modo super bello da applicare all'interno delle tue improvvisazioni. Oggi lo analizzo e ti lascio qualche esercizio per farne esperienza. Ma per tutto questo, seguimi fino alla fine. Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista e clarinettista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con lezioni nel mio studio di Bergamo, ma soprattutto online. Seguo persone che partono da zero, persone che già suonano e vogliono improvvisare o conoscere il mondo del jazz, e i percorsi di coaching per musicisti sono dedicati essenzialmente a professionisti. Problem solving e strategie di studio. Se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. La scala Locria nasce dal 7° grado di una scala maggiore. Quindi se io vado su una scala maggiore e parto dal 7° grado, si genererà una scala che viene chiamata Locria. Questa scala è molto speciale perché è l'unica che all'interno di uno spettro maggiore genera una triade diminuita. Dall'esempio che stiamo vedendo, noterai che fra il 4° e il 5° grado si genera un semitono. Un'altra caratteristica molto particolare è che genera intervalli minori fra la fondamentale e gli altri gradi della scala. Questa sua particolare formazione gli conferisce un carattere di tensione molto interessante che viene molto apprezzato in alcuni ambiti armonici. Nell'esempio che stai vedendo ho ricavato una scala a partire dalla scala di Sol bemolle maggiore. La scala di Sol bemolle ha tutti i bemolli tranne il Fa, quindi la sua formazione sarà Fa, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle, Do bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, e suona così. E tu mi chiederai, vabbè, in teoria va tutto bene. E in pratica come faccio a ricavarla senza dovermi strappare i capelli? Aspetta, non te li strappare. Parto dalla tonalità che voglio ricavare. Facciamo l'esempio pratico. Voglio ricavare Si Locrio, quindi parto da Si, vado un semitono sopra. Cosa c'è un semitono sopra il Si? Il Do. Quindi Si sarà Locrio di Do. Facile, vero? Quindi parto da Si e faccio Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Quindi avrò le alterazioni di Do partendo da Si. Facciamo un altro esempio. Voglio ricavare Mi Locrio. Cosa c'è un semitono sopra il Mi? Il Fa. Quindi sarà una scala di Fa che parte da Mi. Da che note sarà composta? Facile. Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi. Otterrò una scala che creerà una triade diminuita. 1, 3 bemolle, 5 bemolle. Nel caso dell'esempio, Fa, La bemolle, Do bemolle. Una settima minore fra il 7° e l'8° grado, in questo caso Mi bemolle Fa, che è un tono intero e quindi genera una settima minore, e una nona bemolle fra il 1° e il 2° grado, in questo caso Fa, Sol bemolle. Queste sono le caratteristiche di una scala Locria, quindi quando vai a ricavare la scala abbi cura di considerare la triade diminuita, la settima minore e bemolle 9. Nel primo esempio che trovi qui in grafica troviamo un accordo di Do Locrio, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle e Re bemolle. Perché Re bemolle? Perché il bemolle 9. Quindi lo vado ad applicare, lo vado a suonare. Ricordati che per improvvisare bisogna fare esperienza dell'improvvisazione. Se non ne fai esperienza, la teoria non ti serve a niente. Sono le ore che tu passi su quella quadriade che ti permetteranno poi di andare a improvvisare in maniera corretta e sicura soprattutto. Ne fai esperienza in maniera molto lineare, prima, terza, quinta, settima, nona, e dopo che fai le vai a ricombinare come ti piace a te, altrimenti diventa una roba troppo sterile. Sii creativo sempre, mi raccomando, importante. Per esempio, avrai sentito, io non sono andata a fare le corse, perché quando facciamo le corse, da una parte siamo contenti, diciamo, ah, guarda quante note belle sto facendo, ma dall'altra non siamo padroni di quella quadriade, e poi finisce che facciamo casino. Quindi il trucco è, prendi la quadriade e dominala. Non serve correre, la velocità non serve a niente se non c'è controllo.
Secondo esempio troviamo fa locrio. In questo caso abbiamo fa, la bemolle, do bemolle, mi bemolle e la nona bemolle che è sol bemolle. Quindi prendo la quadriade con calma, la imparo bene e dopo vado a creare un esercizio creativo come quello che ho appena fatto. Qui ho eseguito questa quadriade in maniera lineare su una sola ottava. Ovviamente a seconda dello strumento che tu suoni puoi applicare su tutta l'estensione del tuo strumento. Non è necessario per forza arrivare alla fondamentale, puoi arrivare anche alla terza, la quinta o la settima. L'ultimo esempio che trovi in grafica è l'esempio di si bemolle locrio. Si bemolle è l'ocrio di si naturale e fa è l'ocrio di fa diesis o sol bemolle per l'esempio precedente. Anche in questo caso vado a esplorare la quadriade e poi creo delle linee melodiche per come preferisco. Vado in una condizione di non tempo e creo qualcosina. Frasi semplici, non è che devono essere troppo elaborate. Poi, man mano che diventi sempre più padrone del discorso, incominci a creare cose più complesse. All'inizio bisogna stare sul semplice, mi raccomando. Se l'inserimento del bemolle 9 ti crea all'inizio, giustamente sono 5 suoni da gestire, puoi anche lavorare sulla semplice triade, ancora meglio sulla quadriade, poi successivamente inserire il bemolle 9. Se è troppo complesso, semplifica. Questo è un po' il segreto. Semplificare, perché se un discorso è complesso non posso andare ad affrontarlo se non riesco a dominarlo. Quindi prima semplifico e poi applico. Io spero davvero che questo contenuto possa esserti utile nel tuo percorso di studi e ti do appuntamento alla prossima pillola di armonia. Ciao ciao!